abbiamo quasi finito ragazzi, quasi finito il fieno quest'anno. È andata abbastanza bene, ce n'era veramente poco, meno della metà di quanto se ne raccoglie normalmente, ma questo anche un po' in base al clima, alla stagione eccetera, tante cose cambiano. Però abbiamo imballato le ultime rotoballe con il nostro amico Roby, che insieme a Marco sono i due ragazzi che quando noi ci serve di imballare il fieno, perché non abbiamo ovviamente ancora l'attrezzatura proprio per imballarlo, vengono a rotazione, un po' uno un po' l'altro, ci aiutano a imballare il fieno. Tra l'altro questo ragazzo che ci ha imballato il fieno, lui veramente è uno che ci tiene tantissimo, che il fieno lo fa veramente bene, veramente con calma, con tutte le attenzioni del caso, lo imballa pianissimo in modo che questa erba mantenga tutte le sue proprietà, tutta la sua foglia, cioè veramente è un'arte fare fieno. Sembra dire, per chi non sa cosa vuol dire far fieno, non lo so, è veramente strano da capire, ma fare il fieno per gli animali è qualcosa che è veramente un'arte. Sto raccogliendo gli ultimi baccelli rimasti, quelli che avevamo lasciato indietro, dei piselli, quelli che utilizzeremo da seme. Sono già quasi secchi, li faremo ultimare di seccare noi al sole per crearci la semente per il prossimo anno. Mentre sono qui in caseificio, è metà giornata, fuori fa molto caldo, io sistemo un po' di cose in caseificio. Stamattina ho raccolto anche 7-8 casse di fave, dopo ve le faccio vedere. Nonostante la grandine, quest'orto devo dire che veramente è rinato. Abbiamo raccolto tantissimi chili di piselli, anche le fave, anche se sono state martoriate, hanno portato alla fine il frutto, anche tutto il resto, le carote si sono rialzate, le patate si sono rialzate, il mais ha buttato nuova vegetazione fuori. Cioè la capacità di adattamento delle piante anche alle condizioni di stress è veramente qualcosa dove c'è solo da imparare. Solo da imparare. La regola più importante, no, che la natura ci dà: tu devi sempre stare al passo, non puoi mai rimanere indietro, devi sempre avere qualcosa in più da dare rispetto a prima, perché la natura non ti aspetta, non è gentile con te. Maggio è stato piuttosto duro, come avrete intuito dai video. Sono successe tantissime cose, questa cosa della terra, che poi anche lì ci sarebbero tante cose da chiarire, tantissime persone non hanno capito questa cosa della terra. Ovviamente noi abbiamo un'azienda agricola che non è basata su terreni di altri, queste sono cose che tanti che non sanno niente scrivono, no? Non è che ci abbiamo scritto proprio stupido in fronte. La nostra azienda agricola è basata su terreni di proprietà, su altri terreni che abbiamo incomodato, su altri terreni che abbiamo in affitto, quindi è tutto poggiato su qualcosa di solido. E poi c'erano altre terre invece che erano soltanto con accordi verbali
che poi sono andati a perdersi negli anni, ma anche lì pazienza, noi non ci abbiamo fatto una malattia, abbiamo abbandonato sti pascoli che tenevamo puliti, pace, terremo pulito da un'altra parte, non succede niente. La natura ti chiede lavoro, ti chiede fatica, ti chiede tempo, ti chiede sacrificio, ti chiede tutto, e o tu sei disposto a darlo, questo tutto, o tu sei sempre capace, trovi sempre il modo di tirare fuori quel qualcosa in più, no? Che ti viene richiesto, se no rimani indietro. In questo mese abbiamo avuto anche siamo andati a fare tante visite ad altre cascine, perché abbiamo messo anche in discussione un po' il fatto del rimanere qui, abbiamo pensato come potesse essere andare da qualche altra parte a fare lo stesso lavoro, a fare qualcosa di diverso, ci siamo aperti a tantissime possibilità. Siamo andati a vedere altre cascine, ma ovviamente noi non abbiamo possibilità di acquistare da nessuna parte se non prima vendere qui, ovviamente, perché questo è nostro di proprietà, e anche con tutti i lavori che sono stati fatti in questi 10 anni questo posto ha anche preso un po' valore, ed è stato anche bello fantasticare su come potesse essere Cascina Girasole da un'altra parte. Abbiamo messo in discussione il fatto di continuare a allevare o meno, di fatto abbiamo preso una pausa abbastanza consistente della nostra attività, anche per capire quanto c'è la possibilità di andare avanti o meno. Tante cose succedono dentro e fuori, quindi, perché tutto questo percorso è accompagnato anche da cose emotive, interiori, sia mie che di Nina, che poi si intrecciano, quindi è un lavoro grande quello di capire in certi momenti la strada che è meglio percorrere. Tantissimi ci avete chiesto come è andato il parto dell'ultima mucca che doveva partorire, e anche lì non ne abbiamo più parlato per tanti motivi, non abbiamo fatto tanti video ultimamente. Inoltre questo parto non è andato bene, questa è una cosa che succede ovviamente, era la prima volta per noi tra l'altro, perché tutti gli altri parti che ci sono stati qua, sia delle capre che delle vacche negli ultimi 3 anni, era sempre andato tutto bene. Questo parto invece non è andato bene, abbiamo perso il vitello, era una femmina tra l'altro, la prima femmina nata a Cascina Girasole, purtroppo l'abbiamo persa. Era una mucca che ha trasportato tantissimi giorni, era arrivata aveva superato i 300 giorni di gravidanza, quindi era andata molto in là, il vitello era cresciuto tanto, abbiamo fatto venire un paio di volte il veterinario, ma sembrava tutto ok. Però al momento del parto c'è stata una complicanza che ha reso impossibile la sopravvivenza del vitello. Quindi anche questo, tra le altre cose, abbiamo dovuto inserirlo e digerirlo perché non è stato facile.
Quindi diciamo che maggio è stato veramente duro. Questa luna di maggio, nella quale tra l'altro io chiudevo i miei 10 anni qua, e in tutti questi anni mi sono immaginato chissà come sarà chiudere il ciclo dei 10 anni, chissà che festa, celebrazione. Per carità, noi siamo sempre contenti, però a maggio abbiamo preso solo bastonate. Però non importa, insomma, bastonate che comunque ognuna di esse ci ha regalato un sacco da imparare, ma veramente un sacco. Per cui procediamo con intensità. Ci sono persone nate qui nelle campagne che hanno veramente una sensibilità gigantesca nei confronti delle attività che fanno. Per esempio questo ragazzo, lui mi dice sempre che al macchine vanta vraie ben, al bestie vanta vraie ben, ai pra vanta vraie ben. Allora bisogna voler bene, no? Alle macchine bisogna volergli bene, ai prati, agli animali bisogna volergli bene, perché se gli vuoi bene riesci a fare un buon lavoro. Esiste ancora gente che la pensa così.